Tra me e Priyanka è nata un'intesa molto forte. Nella frenesia dell'ambiente musicale è veramente difficile stringere dei rapporti umanamente così approfonditi. Siamo sempre in viaggio per concerti e per studio, ma entrambe abbiamo sempre mantenuto un forte legame con la nostra terra, il Trentino. Ed è proprio qui che abbiamo trovato il contesto ideale per i nostri incontri. Io e Monica ci siamo conosciute al Conservatorio di Lugano, dove entrambe studiavamo. Non ci siamo però frequentate moltissimo in quegli anni, però abbiamo sempre mantenuto i rapporti. È tutto nato da una foto su Instagram, da un commento, e tra un like e l'altro e qualche messaggio ci siamo avvicinate molto e abbiamo scoperto di avere la stessa visione della musica e abbiamo scoperto anche di essere entrambe due donne sensibili e determinate, ed è proprio questo il segreto della nostra complicità. Esprimere la nostra arte, la musica, ci dà veramente grande gioia e vogliamo condividerla e condividere il nostro progetto, Note Rosa. Tutto nasce dalla nostra curiosità. Io e Monica abbiamo studiato tantissima musica e ci siamo accorte però che, sebbene esista un repertorio enorme per violino e pianoforte, si tende sempre a suonare lo stesso repertorio, la stessa musica degli stessi compositori come Beethoven, Mozart, Brahms, tutti uomini. Noi abbiamo fatto delle ricerche più specifiche e abbiamo riscoperto musica bellissima e purtroppo poco conosciuta di compositrici donne. Questo ci ha veramente incuriosito e abbiamo deciso di approfondire questo repertorio. È proprio così che è nato il nostro progetto. Il ruolo della donna nei secoli è sempre stato secondario. La donna era dipendente, soprattutto economicamente, dal padre o dal marito. Le sue capacità musicali poteva svilupparle solamente per diletto o come passatempo. Non c'era possibilità di studio per una donna. Anche le compositrici più note del passato devono la loro fama al sostegno di un uomo nella loro vita. Clara Schumann, ad esempio, una delle compositrici più conosciute, era sostenuta dal padre, pianista e insegnante di musica, ma soprattutto dal marito, il ben più noto compositore Robert Schumann. La meno nota Lily Boulanger ebbe la possibilità di studiare grazie alla sua famiglia, che era una famiglia di musicisti. Cécile Chaminade, invece, dovette studiare musica di nascosto dal padre, che era contrario, ed ebbe la possibilità di esprimersi liberamente solo dopo la morte prematura del marito, che, in quanto noto editore, le lasciò in eredità una fortuna permettendole di non doversi più risposare. Ancora oggi ruoli come direttore d'orchestra e compositore sono visti per lo più al maschile. Le cose comunque stanno cambiando, ma purtroppo è rimasta questa consuetudine. Con il nostro progetto Note Rosa vogliamo non solo dare voce alle compositrici del passato, ma ci piacerebbe dare voce alle compositrici moderne, suonando la loro musica. La libertà di voce che noi donne ora abbiamo non è scontata ed è per questo che vogliamo celebrarla.